In Italia manca un partito politico di centro dall'inizio della Seconda Repubblica. Lo spazio lasciato dalla Democrazia Cristiana non è mai riuscito ad essere occupato da un partito politico in modo stabile. In questi ultimi 20 anni tanti politici hanno cercato di conquistare questo spazio, da Berlusconi a Renzi, quando in realtà quel che è successo è che i politici si sono polarizzati verso sinistra e verso destra. Ci sono stati tanti casi in cui i politici hanno cercato di riacquistare questo spazio. Per esempio, nel casino che è successo quest'estate nella politica italiana, Matteo Renzi ha creato un nuovo partito, Italia Viva, separandosi dal suo precedente partito, il Partito Democratico. Qua un articolo di Linkeista, Matteo Renzi che si prepara a lanciare il partito centrista. Una mossa strategica che mira a riportarlo al centro dei giochi politici. Movimento 5 Stelle è un altro partito che si dichiara da sempre né di destra né di sinistra, proprio allo scopo di prendere voti da tutte le parti, soprattutto al centro, perché è essenzialmente difficile prendere voti sia da destra che da sinistra. E poi, naturalmente, Berlusconi cerca sempre di smarcarsi dalla sua coalizione di centrodestra, formata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Quest'ultimo caso, per esempio, è successo pochi giorni fa, dell'apertura al MES e della non sfiducia al ministro dell'economia Gualtieri. Bene, io voglio visualizzare questa cosa. Che cosa voglio visualizzare? L'assenza di un partito politico di centro nei grandi partiti italiani attuali. Come posso visualizzare questa cosa? Beh, prima di tutto devo avere bene in mente l'idea dello spettro politico. In questo caso la mia idea è quella di utilizzare uno spettro politico abbastanza comune, formato da due assi: sinistra-destra, politiche liberiste e politica autoritaria. Il modo migliore per visualizzare questa informazione è quello di utilizzare un grafico a dispersione, che è quello che faremo oggi. Per poter fare questo utilizzerò il software Jupyter Lab che è compreso in Anaconda Navigator. Questo è un notebook e si programma in Python. Bene, come prima cosa devo importare la libreria Pandas. Questa libreria ci permetterà di utilizzare i data frame, che sono una classe di dati che permettono di salvare i dati come se lavorassimo in Excel, quindi di salvarli in tabelle, il che sarà molto comodo in generale. Quindi import pandas, definiamo le colonne. Definisco le colonne. Col uguale. Allora, i nomi delle colonne sono il nome del partito, quindi partito, lo score, cioè quindi i valori che hanno nei vari assi sinistra-destra, quindi sin, des, con molta fantasia, e con molta fantasia lib out, ok? Cioè i due assi. Bene, andiamo a riempire questa tabella di Excel essenzialmente. Partiamo con la prima colonna, partito, mettiamo semplicemente P, che sarà anche questo un vettore, un array. E riempio questo array con tutti i nomi dei partiti che voglio inserire. Quindi parto per i partiti maggiori: Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Italia Viva, e mettiamo anche l'altro partito di sinistra, lo chiamo
continuo a chiamare liberi uguali perché è il nome che ha in Parlamento. Ora dobbiamo definire gli score, cioè che valore hanno su questi assi questi partiti. Bene, per semplicità facciamo una cosa, diciamo che 0 è uguale sinistra e 1 è uguale destra, quindi normalizzo i miei dati per poterli visualizzare più facilmente. Quindi un partito di centro deve avere 0,5. E stessa cosa con l'altro asse, faccio 0 liberismo e 1 autoritarismo o in generale statalismo. Cerchiamo di unire questi assi che sono correlati tra il liberismo economico e il liberismo sociale. Bene, cosa devo fare ora? Vado a definire i vari dati, quindi chiamo sinistra, destra. Per la Lega è abbastanza a destra, 0,8, ma PD è a sinistra, facciamo 0,3. Movimento 5 Stelle dice di essere abbastanza a centro, secondo me è un po' più spostato a sinistra, 0,4. Fratelli d'Italia è più a destra della Lega, 0,9. Forza Italia è un centrodestra, facciamo 0,6. E poi dipende, c'è Rotondi a centro, c'è Gasparri che forse ai livelli di Fratelli d'Italia. Poi Italia Viva, pieno centro. Liberi Uguali, diciamo è il Fratelli d'Italia della sinistra, ecco, 0,1. Bene, e ora liberismo, autoritarismo, diciamo la Lega è abbastanza liberista, penso che vuole meno controllo per lo Stato ma più per i privati, diciamo 0,2. Il PD sta in mezzo, Movimento 5 Stelle assolutamente il contrario, Fratelli d'Italia si avvicina in realtà più a 5 Stelle, Forza Italia meno liberista di quel che dice secondo me, Italia Viva assolutamente, Liberi Uguali direi di no. Adesso dobbiamo definire il data frame. Per comodità, dato che quando bisogna chiamare il data frame devo sempre scrivere la libreria, pandas. Scriverò qua import pandas as pd, così posso semplicemente scrivere pd.dataframe. Il dataframe l'ho chiamato df perché ho molta fantasia. Documentazione. Bene, la documentazione ci dice che possiamo inserire le colonne in questo modo. Quindi columns uguale col. E ora posso inserire le varie colonne, quindi df partito è uguale a p df sin des è uguale sd df lib out sarà uguale all'array LA. Bene, se faccio print dataframe visualizziamo tutto questo. Ecco qua. Ecco la nostra tabella, o meglio, dataframe con le varie colonne, partito e i due assi che vogliamo visualizzare. Bene, bene. Ora dobbiamo realizzare il nostro grafico a dispersione. Quindi dataframe.plot è il modo in cui riesco a farlo. Essenzialmente
essenzialmente dataframe.plot funziona utilizzando un'altra libreria che si chiama matplotlib, che vi farò vedere in un'altra volta. Dataframe.plot, cosa voglio visualizzare? Sinistra, destra, libero, out. Che tipologia? Kind uguale scatter, S minuscola. Quel che otteniamo è questo grafico. Non si capisce niente, dobbiamo aggiungere del testo per identificare quale punto corrisponde a quale partito. Quindi quello che possiamo fare cos'è? Dobbiamo utilizzare questa cosa, matplotlib.access, che ci permetterà di utilizzare questo grafico con un asse che andiamo noi a definire. Quindi faccio ax uguale dfplot e poi con un ciclo for vado a inserire nel grafico a uno ogni testo. Quindi faccio un ciclo for con i che va in range. Essenzialmente se io faccio con il ciclo for, se io faccio for i in range 3 e printo i, quel che ottengo è 0, 1, 2. Quindi parte da 0 e si ferma al numero prima. Ok? Questo perché comincia da 0. Quello che devo definire è il numero di righe del mio dataframe. Come posso farlo? Con il comando dataframe.shape che va a creare una tupola. Quindi 7 righe e 3 colonne. Quindi se faccio dataframe shape elemento 0 ottengo 7, che è il numero che ci interessa. Quindi for i in range dataframe.shape 0. Però anziché semplicemente visualizzare in che ciclo ti trovi, andiamo a definire l'etichetta. Quindi andando a vedere nella documentazione, quello che dobbiamo aggiungere è un testo. Ecco qua. Ecco qua, annotate ci permette, dato un punto, inserire il testo in quel punto. E le coordinate x, y le conosciamo, sono queste qua. E il testo è naturalmente il nome del partito. Quindi ci basta fare così, annotate dataframe.partito, posizione iesima, la x è sinistra-destra, quindi SDI, e la Y è LA, quindi liberismo, autoritarismo. Ecco qua. Bene, questo qua è il nostro grafico finale. Come possiamo vedere c'è spazio al centro. E perché i partiti non lo occupano? Questa è un'interessante domanda cui meriterebbe approfondimento. Bene, direi per oggi è tutto. Se il video è piaciuto mettete un like e condividete. Ciao a tutti!